Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amicacina Teva. Teva Italia SRL, sede legale. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Amicacina Teva? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amicacina Teva durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Amicacina Teva? Amicacina Teva è un farmaco a base del principio attivo amicacina sulfato, appartenente alla categoria degli antibatterici aminoglicosidici e nello specifico altri aminoglicosidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Amicacina Teva può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Amicacina Teva IM OEV 0,5 g/2 ml 5 fiale. Amicacina Teva IM OEV 1 g/4 ml 1 fiala. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Amicacina sulfato. Gruppo terapeutico. Antibatterici aminoglicosidici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali relative all'uso appropriato dei farmaci antibatterici. Trattamento a breve termine di infezioni gravi sostenute da germi gram negativi sensibili all'antibiotico compresi ceppi di Pseudomonas e stafilococchi resistenti ad altri antibiotici. In particolare l'amicacina risulta indicata nelle seguenti forme. Batteriemie e setticemie, inclusa la sepsi neonatale, infezioni complicate e ricorrenti delle vie genito-urinarie, infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato osteoarticolare, del sistema nervoso centrale, compresa la meningite, e del tessuto cutaneo e sottocutaneo, infezioni endoaddominali, compresa la peritonite, ustioni ed infezioni post-operatorie. Posologia. Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni. La dose intramuscolare o endovenosa consigliata per gli adulti e gli adolescenti con funzione renale normale, clearance della creatinina e 50 ml/min. È di 15 mg/kg/die e può essere somministrata come monodose giornaliera o suddivisa in due dosi equivalenti, ossia una dose da 7,5 mg/kg ogni 12 ore. La dose giornaliera totale non deve superare 1,5 g. Nell'endocardite e nei pazienti neutropenici febbrili, la posologia deve prevedere 2 dosi al giorno, in quanto non sono disponibili dati sufficienti ad avvalorare la monodose giornaliera. Bambini di età compresa tra 4 settimane e 12 anni. La dose intramuscolare o endovenosa, infusione endovenosa lenta, consigliata nei bambini con funzione renale normale è di 15-20 mg/kg/die e può essere somministrata mediante una dose da 15-20 mg/kg una volta al giorno o una dose da 7,5 mg/kg ogni 12 ore. Nell'endocardite e nei pazienti neutropenici febbrili, la posologia deve prevedere 2 dosi al giorno, in quanto non sono disponibili dati sufficienti ad avvalorare la monodose giornaliera. Neonati. Una dose iniziale di carico di 10 mg/kg seguita da 7,5 mg/kg ogni 12 ore, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Prematuri. La dose consigliata nei prematuri è di 7,5 mg/kg ogni 12 ore, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Non si deve superare la dose totale di 15 g. La durata del trattamento è, in genere, di 3-7 giorni per la somministrazione endovenosa e 7-10 giorni per la somministrazione intramuscolare. Alle dosi consigliate, le infezioni meno gravi causate da organismi sensibili rispondono alla terapia entro 24-48 ore. Nei pazienti affetti da disfunzione renale, la dose giornaliera dovrebbe essere ridotta o aumentati gli intervalli tra una somministrazione e l'altra onde evitare un accumulo del farmaco.
Un metodo consigliato per stabilire le dosi da somministrare a pazienti con una diminuita funzionalità renale, sospetta o accertata, è quello di moltiplicare per 9 le concentrazioni sieriche di creatinina. Il risultato ottenuto rappresenta l'intervallo, espresso in ore, tra una dose e l'altra. Ad esempio, se il tasso sierico della creatinina è di 2 mg, la dose consigliabile dovrà essere somministrata dopo 18 ore. Poiché le funzioni renali possono alterarsi notevolmente nel corso della terapia, il tasso sierico della creatinina dovrebbe essere controllato frequentemente e, se necessario, le somministrazioni dovranno essere modificate. Qualora sia ritenuta utile o necessaria la somministrazione endovenosa, questa deve essere eseguita diluendo la quantità di farmaco calcolata in modo da far durare la somministrazione almeno un'ora o anche più. Come solvente sono indicate in questo caso la soluzione fisiologica o la soluzione isotonica di glucosio. Raccomandazioni specifiche per la somministrazione endovenosa. Nei pazienti pediatrici, la quantità di diluenti utilizzata dipenderà dalla quantità di amicacina tollerata dal paziente. Normalmente, la soluzione deve essere infusa nell'arco di un periodo di 30-60 minuti. I bambini piccoli devono ricevere un'infusione di 1-2 ore. Controindicazioni. Amicacina teva è controindicato in pazienti con allergia nota all'amicacina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Una storia di ipersensibilità o di gravi reazioni tossiche agli aminoglicosidi può controindicare l'uso di qualsiasi aminoglicoside a causa della sensibilità crociata del paziente verso questa classe di farmaci. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il paziente deve consultare il proprio medico per essere istruito sulla più corretta modalità di somministrazione del farmaco. Si deve prestare cautela nei pazienti con preesistente disfunzione renale o preesistenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Vi è il rischio di paralisi respiratoria in pazienti che ricevono amicacina unitamente ad anestetici, bloccanti neuromuscolari, come tubocurarina, succinilcolina, decametonio, atracurio, rocuronio, vicuronio in pazienti che ricevono trasfusioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere amicacina teva insieme ad altri farmaci come cisplatino Accord Healthcare Italia, cisplatino Pfizer, cisplatino Sandoz, soluzione, uso interno, cisplatino teva Italia, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere amicacina teva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere amicacina teva durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'amicacina deve essere somministrata nelle donne in stato di gravidanza e nei neonati soltanto in presenza di chiara necessità e sotto supervisione medica, vedere paragrafo 4.4. Sono disponibili i dati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A causa del verificarsi di alcune reazioni avverse, vedere paragrafo 4.8, la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari può essere compromessa. Effetti indesiderati. Tutti gli aminoglicosidi sono potenzialmente ototossici, nefrotossici e possono indurre il blocco neuromuscolare. Questa tossicità si manifesta più frequentemente in pazienti con compromissione renale, in quelli trattati con altri farmaci ototossici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio c'è un rischio generale di reazioni nefrotossiche, ototossiche e neurotossiche, blocco neuromuscolare. Il blocco neuromuscolare con arresto respiratorio necessita di un trattamento appropriato che prevede la somministrazione di calcio ionico, per esempio come soluzione di calcio gluconato o lattobionato al 10-20%, vedere paragrafo 4.4. In caso di sovradosaggio o di reazioni tossiche, per accelerare l'eliminazione di amicacina dal sangue, ricorrere ad emodialisi o a dialisi peritoneale. I livelli di amicacina vengono ridotti anche durante l'emofiltrazione continua arterovenosa. Nei neonati, si può anche considerare la trasfusione di scambio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
Antibatterici aminoglicosidi, codice ATC. Ilunga 01GB06. L'amicacina è un antibiotico semisintetico appartenente al gruppo degli aminoglicosidi. Il meccanismo d'azione, di tipo battericida, è analogo a quello degli altri aminoglicosidi. Proprietà farmacocinetiche. Studi di cinetica hanno messo in evidenza che il picco serico massimo, 22,8 mcg/ml, dopo somministrazione di 7,5 mg/kg/IM si ottiene in 30.160 ed il tempo di emivita plasmatica del, dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel topo è risultata per via IM 704 mg/kg. Nelle prove di tossicità subacuta sul cane il farmaco è risultato ben tollerato e non ha provocato la morte. Elenco degli eccipienti: sodio citrato, sodio metabisolfito, acido solforico al 35%, acqua PPA. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di amicacina teba a base di amicacina sulfato sono Chimacin, Lucadin, Mican, Necacin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.